non sarà un test come tutti gli altri, ma proveremo a trovare quali sono i veri difetti e non quelli che la stampa dell'epoca ci ha fatto credere ingiustamente. Proveremo a correggerli e vi farò vedere le modifiche che farei io se la macchina fosse mia. Una delle compatte più belle di sempre, con dentro pressato a forza uno dei motori più carismatici di sempre. Com'è possibile che la 147 GT-A non sia diventata un instant classic irrinunciabile per gli amanti della guida sportiva? Dopo una decennale collaborazione con l'Alfa Corse, l'ingegner Limone ci contattò per sviluppare un impianto di scarico completo per l'evoluzione della 156 GT-A, che avrebbe dovuto chiamarsi 156 GT-AM, che era stata presentata in livrea nera, poi mai andata in produzione purtroppo. Lo scarico prevedeva lo sviluppo di un collettore con i tubi primari allungati, visto che venivano eliminati i precatalizzatori, e poi la successiva linea di scarico maggiorata a diametro 70. Un'altra sfida era quella di poter montare e smontare l'impianto di scarico, soprattutto il collettore, senza rimuovere il motore dalla scocca. Un'altra sfida ancora era quella di riuscire a fare i 6 tubi primari della stessa lunghezza. Una volta testato l'impianto di scarico, le performance sono state stupefacenti, purtroppo però la vettura non è mai andata in produzione, quindi noi abbiamo deciso di utilizzare questa linea di scarico a disposizione per la nostra clientela e per tutti quelli che hanno un 3002 GT-A. Per i ragazzi del Drive Experience andremo a montare lo scarico completo sulla vettura che ho dietro me, che è stata testata precedentemente con l'impianto originale e ha dato 252 cavalli, e successivamente andremo a testare il nostro scarico, l'incremento di performance. Cosa stiamo facendo, Anaïs? Di domenica mattina. Buttate differenziate. Ok. Ok, mi sono fatto prendere un po' troppo la mano.
L'intenzione di questo video non è soltanto guidare, ma capire le grandi potenzialità di una vettura molto sottovalutata. In realtà è tutta una scusa per elaborare una macchina, perché sappiamo tutti che la cosa più bella del mondo è elaborare una macchina. Se questa macchina ha un V6 3002, 24 valvole, con uno scarico super sprint libero, un corpo farfallato, Ferrari 430, aspirazione BMC, mappatura dedicata e una potenza prossima ai 280 cavalli. Nella vettura di serie il principale difetto, che non mi trova molto d'accordo in realtà, è stato quello del sottosterzo. Io non la trovo eccessivamente sottosterzante nella versione originale, ma senza dubbio in Alfa si è fatto un gravissimo errore non offrendo neanche come optional il differenziale autobloccante Q2, che indovinate abbiamo montato noi su questa. In realtà è un lavoro abbastanza semplice che si fa relativamente in fretta. Chiaramente il comportamento su strada ne risente molto positivamente, la macchina cambia da così a così e l'uscita di curva diventa un momento di gran divertimento e non più una perdita di potenza, che qui davvero non manca neanche sulla macchina originale. Quanto a motore, la GTA e le GTA erano nettamente superiori nella loro categoria a suo tempo. C'erano le varie Focus RS, c'erano le Golf R32 che erano state più raffinate a livello di dinamica, ma non perché il progetto fosse superiore, semplicemente perché le rispettive case madri ci avevano fatto un po' più attenzione, forse si erano rivolte all'appassionato di guida in modo più attento. Divertentissime, la Focus magari un po' più pistaiola della R32, che era più turistica, ed era anche l'unica a presentare una trazione integrale. Questo voleva dire tempi forse leggermente migliori in pista, ma a livello di motore non ce n'era per nessuno. Il 3002, che oggi ormai viene attribuito in modo un po' superficiale forse all'ingegner Busso. Perché superficiale? Perché questo signore qui non meriterebbe di essere ricordato sempre e soltanto per il V6 Alfa Romeo. Per una persona che ha preso parte alla progettazione della primissima Ferrari della storia, la 125S, probabilmente essere catalogato con un motore soltanto gli avrebbe dato fastidio. Quindi quando nominiamo Busso sappiamo, ricordiamoci, che ha collaborato a tantissimi progetti di motori Alfa Romeo su macchine da corsa e stradali, tra cui la 1009, la Giulietta, la Giulia e tantissime altre. Fatto sta che se questo motore ha così tanti ammiratori, un motivo c'è. Quello che non ci spiegavamo era come mai le 156 e 147 non avessero ancora avuto il loro momento di giustizia. Fu complice il giornalismo estero, che cercò in tutti i modi di oscurare un po' il fascino di queste macchine. Fu uno in particolare che non rese giustizia a questa macchina, adoperandola in modo curioso, ma definendola poi comunque la macchina che sceglierebbe tra le sue competitor dell'epoca. Ha mille difetti, siamo d'accordo, ne parleremo, ma una hot hatch, una compatta, con un motore così, uno sterzo così, adesso ne parliamo, e un sistema di sospensioni così, non è una cosa tanto comune. Insomma, che cosa abbiamo fatto per migliorare la 147 GTA? Il primissimo problema che abbiamo riscontrato sulla GTA è il fatto che per rientrare nell'Euro 3 a suo tempo venne impiantato un impianto di scarico molto soffocante. Questo voleva dire che le temperature di olio e dell'abitacolo anche erano elevatissime. Già sotto il tappetino, quando l'abbiamo presa originale, sotto il tappetino arrivava un calore assurdo derivato dai catalizzatori. La macchina originale aveva addirittura 4 catalizzatori. Cosa abbiamo fatto? Li abbiamo tolti e li abbiamo anche rimessi. Adesso abbiamo un impianto super sprint completo, come vi ha spiegato l'ingegnere, e abbiamo scelto di rimettere su il catalizzatore 100 celle in questo caso, anche per avere un po' di contropressione e non farle perdere erogazioni in basso. Ovviamente la macchina si era svuotata molto in basso. Oltre ad aver preso 18 cavalli soltanto d'impianto senza ancora mappare, abbiamo abbattuto le temperature dell'olio di 20 gradi. 20 gradi sono tanti. Pensate questi motori come sono costretti a lavorare
per stare dietro alle emissioni. E parliamo dell'Euro 3. Insomma, ci siamo preoccupati di come scaricare a terra la potenza, la coppia in più, di come far cantare il motore come meritava dall'inizio. Il passo successivo è stato quello di preoccuparsi delle sospensioni. Sospensioni che sulla 147, sulla 156, sulla GT, anche sulla 166 in modo un po' diverso, erano molto raffinate. Abbiamo fatto qualche lavoretto, un po' estremizzante magari. Abbiamo usato dei bracci anteriori derivati dalla 156 Super 2000, quella che, se vi ricordate, ha dettato legge nel campionato europeo turismo italiano e che ha detto la sua anche nel mondiale. Abbiamo adeguato i bracci posteriori facendoli somigliare più a quelli della Cup, quindi 147 Cup, piuttosto che a quelli della GTA stradale, che praticamente dalla parte posteriore erano più vuoti, adesso li abbiamo riempiti. Sono chiaramente modifiche di fino, ma che fanno la differenza quando si inizia a fare sul serio. Abbiamo rimosso l'aria condizionata, abbiamo spostato la batteria nel vano portabagagli, abbiamo spostato quindi un po' di peso indietro. La macchina ne ha un po' bisogno perché ha tutto il peso davanti. In realtà alla guida non si soffre, anzi si deve ricredere chi immagina che la macchina sia molto sbilanciata sull'anteriore. In realtà non lo è. E la cosa migliore è che lo sterzo risulta molto comunicativo e leggero, ma di una leggerezza piacevole, non troppo leggero come sulla Giulietta QV per esempio, una leggerezza giusta, un'idroguida ben calibrata, una demoltiplicazione dello sterzo pressoché perfetta finché non si fa manovra. Ci si sente davvero su una macchina più sportiva di quello che dovrebbe essere, perché l'angolo di sterzo è veramente limitatissimo e in manovra vi fa fare almeno 2 manovre più del normale. Abbiamo messo una barra d'uomi inferiore, che è quella della Cup, sull'anteriore, e per il momento la macchina monta un assetto a ghiere di base BC Racing, ma modificato da ORAP, almeno per quanto riguarda l'idraulica anteriore. Adesso la macchina su strada è abbastanza piacevole, non è molto saltellante. Per l'uso stradale abbiamo scelto delle molle APAC da 8 kg per millimetro al posteriore 3,5. In pista usiamo delle 10 kg per millimetro al posteriore, o almeno questa è l'idea iniziale, faremo poi delle prove. Per il momento su strada abbiamo trovato un buon compromesso con questa taratura qui. Stiamo girando con convergenza aperta sia davanti che dietro. Wow. E delle pastiglie Brembo modello Sport. L'erogazione della potenza è gestita anche da un corpo farfallato derivazione Ferrari 430, una modifica che hanno fatto in molti e che, devo dire, fa sorridere il proprietario ma fa piangere il portafoglio. Mi vedete felicemente avvolto da un bel Sabelt Taurus e la mia posizione di guida è molto arretrata grazie all'utilizzo di uno sgancio rapido con distanziale e un volante a calice. Ho la corona del volante appena sotto gli occhi, insomma una posizione molto racing, e non abbiamo invece dovuto toccare nulla per quanto riguarda la disposizione della pedaliera, che già di serie era ottima, infatti i puntatacco vengono da sé, e l'alleggerimento totale del corpo vettura dopo questi lavori è stato di circa un centinaio di chili. Abbiamo ovviamente svuotato tutto, siamo sui 1200, non sono ancora numeri da peso piuma, ma ricordiamoci che c'è sempre lì davanti il bambinone che pesa qualcosina più di un 4 cilindri. Di sicuro posso dirvi che anche di serie porta dietro quel motore con molta dignità. Adesso non correte tutti su Autoscout a comprarla, che già sta salendo troppo, anche perché io devo comprarmi una bella 156 GTA nera manuale berlina. Bello. È diventata una macchina di un divertimento che non avete idea. Per quanto i cerchi che abbiamo montato sono un po' troppo larghi secondo me, esteticamente che ve lo dico a fare, esteticamente è meravigliosa da guidare, forse ha troppo canale. Un altro upgrade che molto probabilmente andrebbe fatto è quello di aumentare il diametro del disco anteriore, magari a 3,30, e quando inizieremo a farci un po' di pista sicuramente sarà la macchina a chiedercelo, nonostante per strada sia sufficiente.
E devo dire che per essere la primissima prova che faccio non va niente male. Possiamo tirare fuori qualche altro cavallo sicuramente, lo faremo. Eccolo un po' di sotto, finalmente iniziamo a preoccuparmi. Ok, prossimo step, andiamo in pista.